Tutti pensiamo di conoscere La Compagnia dell'Anello, lo abbiamo visto decine di volte, ne conosciamo le battute a memoria, ma se vi dicessi che gran parte del genio di questo film si nasconde in ciò che i vostri occhi hanno imparato a ignorare, oggi smonteremo insieme il primo film della saga di Peter Jackson per trovare quegli indizi invisibili che cambiano completamente il senso di ciò che accade sullo schermo. Ritorneremo nella Terra di Mezzo con una missione: guardare La Compagnia dell'Anello come se fosse la prima volta. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Come sempre, prima di cominciare, se vi piacciono le mie spiegazioni settimanali, l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi al canale e lasciare un po' dei vostri punti hype a questo video. Il vostro semplice click è davvero l'unico modo che ho per continuare a creare questi contenuti qui su YouTube, quindi grazie se lo farete. Siete pronti? Sigla! Capitolo 1. Il segreto del prologo. Un mondo già ferito. La Compagnia dell'Anello è uno dei più grandi fantasy mai scritti, nato dalla penna di Tolkien e pubblicato nel 1954. Nel 2001 Peter Jackson lo porta al cinema, dando vita a un film che viene quasi sempre raccontato come il punto in cui tutto ha inizio. Prima di lui in realtà ci furono altri tentativi sperimentali, in particolare Il Signore degli Anelli del 1978, diretto da Ralph Bakshi con la tecnica del rotoscopio. Lo stesso Jackson ha ammesso che molte scene infatti sono state ispirate proprio da questo adattamento. In questo primo capitolo viene presentato il mondo in cui si svolgerà la storia, il gruppo si forma e incomincia il viaggio. Per questo motivo molto spesso viene infatti percepito come il capitolo più semplice della trilogia, quasi preparatorio, ma in realtà se ci pensate La Compagnia dell'Anello ha già il peso di qualcosa che è stato perso. Il prologo di Galadriel ha un compito fondamentale, oltre a quello di spiegare allo spettatore la storia dell'anello. Il prologo serve infatti a posizionarci subito dentro a un mondo antico, stratificato, già segnato da guerre e memorie lontanissime. Anche chi non conosce Tolkien capisce immediatamente che la Terra di Mezzo non è uno spazio nuovo da esplorare, ma un mondo vecchio pieno di rovine e di ferite. Il regista e sceneggiatore Peter Jackson, insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens, hanno preso l'universo di Tolkien e lo hanno adattato mantenendo intatta tutta la complessità emotiva e tematica, scegliendo di rendere immediatamente chiaro il peso della storia e quello che c'è in gioco sin dall'inizio. Se ci pensate, La Compagnia dell'Anello sin dai primissimi secondi ci porta dentro un universo che sente già la propria fine. Pensiamo alla contea, di solito la ricordiamo come la parte quasi fiabesca del film, ed è vero, però la contea funziona anche come immagine di una normalità che non può durare. Non è solo casa, rappresenta un luogo idilliaco, rurale e pacifico, emblema del locus amenus della poesia bucolica di Teocrito e Virgilio. Questa casa è qualcosa che Frodo perde nel momento stesso in cui accetta di partire, e dobbiamo tenere conto che Frodo è l'unico dei 4 Hobbit ad essere estraniato dall'ideale della contea. Per quanto la ami e combatta per salvarla, è un tipo solitario, affascinato dai racconti dello zio Bilbo. Rispetto agli altri 3 Hobbit è l'unico che si sente fuori posto, è il classico eroe malinconico, diciamo. Da quel momento in poi comunque il film non costruisce l'eccitazione della scoperta, costruisce la frattura di Frodo dalla sua casa. Ogni tappa allontana i personaggi da un'idea di innocenza, di protezione, di vita semplice. Il viaggio appesantisce il loro mondo. Il film cambia man mano che Frodo si allontana dalla contea. Già con l'arrivo dei Cavalieri Neri il film smette di avere il tono della partenza entusiasta, no? Da lì in avanti ogni luogo aggiunge qualcosa a questa sensazione. Gran Burrone è bellissima, sì, però non dà mai l'idea di un futuro. Ha la malinconia di qualcosa che resiste ancora per poco. Tutto il mondo di Tolkien è attraversato dal tema del declino, del passaggio delle ere, della perdita progressiva di luce e potere nella Terra di Mezzo.
Gli elfi sono il simbolo più chiaro di questo processo perché la loro storia è già legata all'idea dello svanire e del lasciare il mondo degli uomini. Per questo i luoghi elfici hanno sempre qualcosa di malinconico, come se appartenessero già più a un ricordo che al presente. Sulla carta stiamo guardando il primo capitolo di una trilogia, quindi il momento in cui tutto si apre. Nel film però si sente continuamente un movimento opposto, si sente che qualcosa si sta chiudendo, si stanno chiudendo un'epoca, una forma di innocenza, un modo di stare insieme. Persino quando la storia si allarga, il respiro comunque diventa sempre più grave. Le miniere di Moria da questo punto di vista sono uno snodo fondamentale. È sì una tappa spettacolare del viaggio, però è anche il punto in cui il film smette di sembrare un racconto di partenza e prende il peso di una discesa. Dentro le miniere di Moria c'è la rovina, c'è il passato trasformato in vuoto, c'è un'intera civiltà ridotta a traccia. E subito dopo quella caduta di Gandalf, il film toglie ai personaggi anche l'ultima grande figura di protezione. A quel punto il viaggio non ha più nulla di avventuroso, ha il peso di una separazione che ormai non si può fermare. La Compagnia dell'Anello, per come viene costruita, è quasi un'idea perfetta di equilibrio. Uomini, elfi, nani e hobbit insieme con storie, culture e visioni completamente diverse che per un momento riescono a convivere nello stesso spazio. C'è una varietà estremamente simbolica perché ogni personaggio rappresenta un modo diverso di stare al mondo, di reagire al pericolo e di rapportarsi al potere. All'inizio questa convivenza funziona, si crea una fiducia, una direzione comune, l'idea che un gruppo così possa davvero affrontare qualcosa di più grande di loro. Poi, poco alla volta, qualcosa si incrina. Le differenze che all'inizio sembravano una forza diventano tensione. Le reazioni all'anello non sono mai le stesse. Alcuni resistono, altri iniziano a cedere, altri ancora si allontanano senza nemmeno rendersene conto. Il film lascia emergere questo cambiamento scena dopo scena, specialmente nei dettagli che vedremo tra poco. A quel punto diventa sempre più chiaro che quella forma di unità non può reggere. La storia va avanti, però ogni passo costa qualcosa, ogni tappa chiede un distacco, ogni avanzamento lascia indietro una versione precedente dei personaggi. Infatti quando la compagnia si disgrega non è un momento che rompe il film, è un momento che lo completa, perché quel gruppo, per come era stato costruito, poteva esistere solo per un tratto limitato del viaggio. Sotto la superficie fantasy c'è un film che parla della fine di un equilibrio, racconta un sentimento universale, ci racconta le mille sfumature del momento in cui a un certo punto della vita capiamo che il posto da cui veniamo esiste ancora, ma non ci apparteniamo più allo stesso modo. Questo sottotesto è presente nell'atmosfera di tutto il racconto, perché c'è una tristezza quasi inevitabile che accompagna anche i momenti più belli. Quindi forse la prima cosa da rimettere a fuoco è questa: la Compagnia dell'Anello non racconta davvero l'inizio di un'avventura, racconta l'inizio di una separazione, la separazione di un mondo da se stesso, dei personaggi dalla loro innocenza, di Frodo dalla vita che conosceva prima. Ritorniamo poi un attimo al prologo. Il modo in cui viene raccontata la storia dell'anello è il racconto di qualcosa che è già successo, che ha lasciato delle conseguenze e che continua a pesare sul presente. In pochi minuti il film ci fa attraversare secoli di storia, facendoci intendere che quello che stiamo per vedere non è l'inizio di tutto, ma solo un frammento di qualcosa molto più grande. La struttura stessa del prologo è costruita come un racconto mitologico. Le grandi battaglie, il peso del mondo degli uomini, la perdita dell'anello, tutto viene mostrato come qualcosa che ha già assunto un significato, non come qualcosa che dobbiamo ancora scoprire o interpretare. Siamo noi spettatori che veniamo catapultati dentro una storia iniziata ben prima che iniziassimo a guardare il film. E non sembra, ma questo dettaglio ci fa già sembrare piccoli di fronte alla vastità di questo racconto. Tutto è già più grande di noi e la regia gioca molto su questa scelta. Le inquadrature sono ampie, movimenti lenti, la luce ha una qualità quasi irreale e dentro questa costruzione c'è anche un altro elemento importantissimo: la voce stessa di Galadriel. Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli.
È una voce che porta con sé consapevolezza, distanza e anche una forma di malinconia. Sta raccontando infatti una perdita. Ogni frase ha il peso di qualcosa che non è andato come avrebbe dovuto. Anche quando descrive il potere degli anelli non è che c'è entusiasmo, c'è già la percezione delle conseguenze. Per questo quando torniamo alla contea e alla vita quotidiana di Frodo, quella leggerezza iniziale non è mai completa. È già attraversata da qualcosa che abbiamo visto pochi minuti prima. Sappiamo già che esiste un passato enorme, che esiste un male che non è mai scomparso davvero e che tutto quello che stiamo guardando è già inserito dentro una storia molto più grande anche di loro. Nel racconto di Tolkien poi il male non nasce con Sauron e non finisce con lui. È qualcosa che ha radici molto più profonde, legate a una prima caduta e da lì continua a ripresentarsi in forme diverse nel corso del tempo. Non c'è un momento in cui il mondo è completamente pulito e poi dopo viene corrotto. L'anello, per esempio, non è semplicemente un'arma del nemico, è un oggetto che contiene una vera e propria volontà che continua a influenzare quello che gli sta attorno anche quando non è nelle mani di Sauron. Dobbiamo specificare poi che è vero che l'anello ha una propria volontà, ma è sempre al servizio di Sauron. La sua unica volontà è quella di ricongiungersi con il suo padrone. Perché l'anello brama oltre ogni cosa di tornare nelle mani del suo padrone. Più cresce il potere di Sauron, più è forte il potere di corruzione dell'anello. In più non serve che questo venga usato per avere effetto, basta che esista. La sua presenza si distribuisce ovunque, passa attraverso i luoghi che diventano progressivamente più oscuri e instabili, passa attraverso le persone che reagiscono in modo diverso a seconda delle loro debolezze e soprattutto passa attraverso il tempo, perché ogni epoca sembra portarsi dietro le conseguenze di quella precedente. Non c'è mai una vera ripartenza, c'è al massimo un accumulo. Per questo la storia non si muove come una lotta lineare tra bene e male che a un certo punto arriva a una soluzione definitiva. È più simile a una tensione continua che non si risolve mai del tutto. Anche quando il male viene sconfitto, quello che è stato perso non torna. La vittoria esiste, però non cancella quello che è successo prima. Capitolo 2. La filosofia dell'anello del potere. Quando si parla dell'anello viene spontaneo pensarlo come il male in forma pura, come qualcosa che corrompe chiunque lo tocchi. Il suo funzionamento in realtà è molto più subdolo. L'anello non introduce qualcosa di nuovo nelle persone, non è che le fa diventare malvagie. L'anello lavora su quello che è già presente, prende una spinta, un desiderio, una paura e la porta oltre il limite. È per questo che ogni personaggio reagisce in modo diverso, perché parte sempre da un punto personale diverso. Partiamo da Bilbo, in lui non c'è un desiderio di dominio, non c'è una missione da compiere, c'è attaccamento, c'è il bisogno di tenere qualcosa per sé e di non lasciarlo andare. Credo che faresti meglio a lasciartelo alle spalle, Bilbo. Ti è così difficile? Beh, no. Invece sì. Con lui l'anello lavora in modo diverso rispetto agli altri perché semplicemente non ha bisogno di grandi ambizioni per fare effetto. Lavora su impulsi più piccoli, più quotidiani, che però con il tempo diventano sempre più forti fino a trasformarsi in vera e propria dipendenza. Bilbo tiene in possesso l'anello per anni, ma sono anni in cui di Sauron si è persa ogni traccia, quindi il potere dell'anello è anche molto più limitato rispetto a quando lo prenderà poi Frodo. Passiamo a Boromir. Il suo desiderio di partenza è proteggere il suo popolo, salvare Gondor e dimostrare anche di essere un degno erede al trono. Il suo personaggio poi è anche molto ambizioso e ciò che lo contrappone alla figura invece positiva di Aragorn. Il suo obiettivo è una motivazione che ha un senso, che nasce da una responsabilità reale. L'anello cosa fa? Prende quella spinta e la spinge sempre più avanti fino a trasformarla prima in un'urgenza, poi in un bisogno e infine in qualcosa che giustifica qualsiasi scelta. Il passaggio è subdolo, come dicevamo prima, perché non è improvviso, ma si costruisce nel tempo, nelle piccole reazioni, nella convinzione crescente che quella sia l'unica soluzione possibile. Con Galadriel invece il meccanismo è ancora più consapevole. Quando lei immagina se stessa con l'anello sta vedendo una versione estrema di ciò che già è, una figura potentissima, rispettata, quasi divina. L'anello le offre di amplificare quello che lei già possiede, portandola così a un livello
assoluto. E il caso più estremo di questo processo ovviamente è Gollum. Con lui l'effetto dell'anello si vede sul lungo periodo, portato fino alle conseguenze più radicali. L'anello lavora su un attaccamento iniziale e lo trasforma in dipendenza totale fino a riscrivere completamente il personaggio. Gandalf spiega cosa è successo a Sméagol e usa una parola molto precisa: è stato consumato. Il mio cuore mi dice che Gollum ha ancora una parte da recitare, nel bene o nel male, prima che la storia finisca. La sua voce si sdoppia, come se l'identità non riuscisse più a tenere insieme le diverse parti. È mio, è la mia gioia, è mio, il mio tesoro. È una trasformazione fisica e mentale estremamente profonda che mostra cosa succede quando questo processo va avanti per troppo tempo senza essere interrotto. Gollum in questo primo capitolo ai fini narrativi serve a mostrare agli altri personaggi che entrano in contatto con l'anello il rischio che si corre. Quindi l'anello, abbiamo detto, cambia a seconda di chi ha davanti. A qualcuno offre potere, a qualcun altro sicurezza, a qualcun altro ancora la possibilità di conservare qualcosa che sta per essere perso. Trova sempre il punto giusto su cui fare leva e soprattutto non ha bisogno di essere usato per avere effetto. L'anello è così pericoloso proprio perché porta alla luce una versione più estrema di quello che i personaggi sono già. Dentro il funzionamento dell'anello c'è anche una dimensione che va oltre il racconto e che tocca una domanda che la filosofia si pone da sempre. Cosa guida davvero le azioni di una persona quando vengono meno i limiti esterni? Platone affronta questa domanda in modo molto diretto nel secondo libro della Repubblica attraverso il mito dell'anello di Gige. Racconta di un pastore che trova un anello capace di renderlo invisibile. Una volta scoperto il suo potere, Gige inizia a usarlo per agire senza essere visto. Entra nel palazzo del re, lo uccide e prende il potere. Il punto del racconto però non è la storia in sé, ma la domanda che ne deriva. Se chiunque avesse la possibilità di agire senza essere visto, senza essere giudicato e senza subire conseguenze, continuerebbe a comportarsi in modo giusto? Quello che Platone mette in discussione è l'idea stessa di giustizia. Le persone agiscono correttamente perché lo sono davvero oppure perché esistono regole, controlli e sguardi che le costringono a farlo? Nel film l'anello rende invisibili, ma questo è solo, diciamo, il potere più evidente. L'effetto più profondo è che chi lo indossa esce dallo spazio condiviso, si sottrae allo sguardo degli altri ed entra proprio come nel racconto di Gige in una condizione in cui le regole comuni perdono forza. Frodo quando usa l'anello si protegge, ma allo stesso tempo si allontana. Ogni utilizzo crea una distanza sia fisica che mentale. Il mondo intorno a lui si attenua, i suoni cambiano, la presenza degli altri si riduce. È come se entrasse in uno spazio separato. In quella condizione le azioni non vengono più quindi regolate da un controllo esterno. Quindi cosa succede delle scelte di una persona quando nessuno la guarda? Sant'Agostino scrive che il male non è un qualcosa che esiste da solo, con una sua sostanza autonoma. Lo descrive piuttosto come una mancanza, una sorta di deviazione, qualcosa che nasce quando un bene viene spinto fuori equilibrio. E nel mondo di Tolkien i personaggi non partono mai infatti da intenzioni completamente negative. C'è sempre qualcosa che ha senso all'origine, il desiderio di proteggere, di preservare, di mantenere un ordine. Sono spinte anche comprensibili, spesso anche molto giuste. L'anello cosa fa? Entra proprio lì, prende queste motivazioni e le spinge sempre più avanti fino a farle diventare assolute. A quel punto smettono di restare in equilibrio e iniziano a deformarsi. Quello che all'inizio era un intento legittimo diventa qualcosa che non ammette alternative. Boromir, come già accennavamo, è il caso più chiaro nel primo film. La sua idea è appunto salvare Gondor. È un pensiero coerente con il suo ruolo e con la sua storia. L'anello lavora proprio su questa spinta e la porta sempre più al centro fino a trasformarla in un'urgenza che giustifica qualsiasi scelta. Dentro l'anello c'è anche un'altra idea molto forte che riguarda il rapporto con il potere nella sua forma più estrema. Noi sappiamo com'è nato l'anello. Sauron concentra dentro di lui una parte della propria volontà, è una forma di potere fissata capace di continuare ad agire anche in assenza di chi l'ha creata. Questo naturalmente ha delle conseguenze
promesse molto dirette. Chi entra in contatto con l'anello entra in contatto anche con quella volontà e quindi con il desiderio di imporsi, di diventare centrale rispetto agli altri. Il potere diventa il punto attorno a cui ruota tutto il resto. Nel film questo processo si vede nel modo in cui i personaggi iniziano a immaginare che cosa potrebbero fare con l'anello. È sempre una visione in cui diventano più grandi, più forti, più influenti. La realtà viene quindi riletta in funzione di quella possibilità e più questa idea prende forma, più succede una cosa precisa. Lo spazio intorno si svuota, gli altri diventano secondari, le relazioni si indeboliscono, il confronto sparisce. Resta una sola direzione, sempre più isolata. Nel mondo del film questo processo diventa visibile con i Nazgûl. Sono il risultato di un percorso portato fino in fondo, figure che hanno avuto accesso a un potere enorme e che nel tempo hanno perso invece tutto il resto. Identità, corpo, presenza, rimane solo una funzione legata a quella stessa volontà da cui tutto è partito. I Nazgûl sono l'esempio visivo perfetto della mancanza. Non hanno un corpo, sono solo mantelli vuoti. Il potere in quest'ottica e in questo mondo riduce le persone. Possiamo poi non citare anche in questa analisi Nietzsche? Nietzsche parla di volontà di potenza per descrivere una spinta fondamentale dell'essere umano, il desiderio di affermarsi, di superare i propri limiti, di imporsi sul mondo e sugli altri. Dentro questa visione si inserisce anche il concetto di oltreuomo, una figura capace di andare oltre le regole comuni, oltre la morale tradizionale, creando i propri valori e imponendo la propria visione del mondo. È una figura che ridefinisce completamente la realtà. L'anello promette esattamente questo, la possibilità di andare oltre i limiti, offre una posizione superiore rispetto agli altri, una capacità di controllo che permette di piegare la realtà e di imporre una direzione. Eppure il risultato nel film segue una direzione opposta, perché l'anello promette di farti diventare un oltreuomo, ma in realtà ti riduce a un Nazgûl, cioè a un guscio vuoto. È il fallimento della volontà di potenza. Da una parte c'è la promessa di superare ogni limite, dall'altra invece c'è la perdita progressiva di ciò che definisce una persona. C'è un motivo tecnico per cui Isengard diventa un'acciaieria e la contea resta un giardino, e questo ce lo spiega un concetto chiamato Gestel di Martin Heidegger nella sua riflessione sulla tecnica. Heidegger parte dall'idea che la tecnica non sia solo un insieme di strumenti, ma il modo in cui il mondo ci appare, diciamo un modo in cui le cose vengono messe davanti a noi. Il termine Gestel indica proprio il processo secondo cui la nostra realtà viene organizzata. Tutto ciò che esiste viene visto come qualcosa da usare, una risorsa pronta all'impiego. Un fiume diventa energia, la terra diventa materiale, le cose smettono di essere quello che sono e diventano invece ciò che possono fornire. Questo è il punto centrale del suo pensiero. La tecnica cambia il modo in cui si guarda il mondo, perché lo riduce a qualcosa di disponibile, qualcosa da sfruttare. Portiamo ora questa idea dentro Il Signore degli Anelli. L'anello è un oggetto che concentra il potere in forma utilizzabile, permette di intervenire sugli altri e sul mondo in modo diretto. Chi lo possiede smette gradualmente di vedere ciò che ha davanti come qualcosa con cui entrare in relazione e inizia a vederlo invece come qualcosa su cui agire. Questo passaggio si riflette anche nei luoghi. Gli spazi legati a Sauron sono costruiti secondo questa logica. Ferro, fuoco, strutture rigide, ambienti pensati per funzionare, per sostenere un sistema, per organizzare e controllare. Ogni elemento ha una funzione e tutto è orientato verso un obiettivo. Dall'altra parte invece la contea e i luoghi elfici mostrano un rapporto diverso con la realtà. Non sono spazi progettati per dominare qualcosa, sono spazi in cui si vive, in cui le cose mantengono un senso che non dipende da un utilizzo immediato. L'anello in quest'ottica è il punto in cui il mondo smette di essere qualcosa da vivere e inizia ad essere qualcosa da usare. Capitolo 3. Il segreto di Gandalf. Perché ha rifiutato l'anello? Quando si pensa a Gandalf viene naturale immaginarlo come la figura più potente, quello che potrebbe risolvere tutto. Nel film però Gandalf non è quasi mai il centro dell'azione, è quello che tiene insieme il senso di tutto quello che sta accadendo. È il personaggio che capisce davvero cosa rappresenta l'anello e quanto può spingersi oltre chiunque altro. Questo emerge chiaramente all'inizio del film, nella casa di Bilbo Baggins nella contea. Gandalf getta l'anello nel fuoco e legge l'iscrizione. Mi sembra elfico, non riesco a leggerlo. Pochi ci riescono. La lingua è quella di Mordor e non la pronuncerò qui.
È importante dire che lo getta mentre è ancora nella busta e conosce già l'iscrizione senza vederla. E poi non tocca mai l'anello in maniera diretta. Lui sa con certezza che si tratta dell'unico anello e lo spiega a Frodo. Frodo, spaventato da quello che ha appena scoperto, glielo porge. Gandalf si ferma subito e rifiuta. In quel momento diventa chiarissimo. Conosce il potere dell'anello e conosce se stesso e per questo sa che nelle sue mani potrebbe prendere una direzione molto pericolosa. Questa scena definisce il personaggio in modo molto netto. Prendilo! No, Frodo. Tu devi prenderlo! Non puoi offrirmi questo anello. Lo sto dando a te! Non tentarmi, Frodo. Attraverso me eserciterebbe un potere troppo grande e terribile da immaginare. Gandalf non si distingue per quanto potrebbe usare, ma per la capacità di fermarsi, riconosce il limite e lo rispetta ed è questo che lo rende una guida. Il suo ruolo non è quello di vincere, ma di guidare. Non prende mai il controllo totale della situazione, non porta infatti il peso dell'anello, si muove accanto ai personaggi, li orienta, li prepara, li mette nella condizione di affrontare quello che li aspetta. Con Frodo è ancora più evidente, non gli toglie mai la responsabilità, non gli promette una soluzione, gli dà solo gli strumenti per reggere il peso di quella scelta. Anche quando la compagnia si forma, Gandalf non è il classico leader. Tiene insieme il gruppo, sì, però lascia che ognuno resti dentro al proprio ruolo. La sua presenza tiene la direzione senza mai diventare il centro. Possiamo dire che Gandalf pratica l'arte di vincere senza combattere, un po' come i maestri orientali. Non forza mai gli eventi, li accompagna. Sposa il concetto del Wu Wei, cioè il non fare. Nel pensiero taoista indica un'azione che segue il corso degli eventi invece di forzarli. L'intervento comunque avviene però con misura nel momento giusto e senza bisogno di imporsi. Il risultato arriva così attraverso l'equilibrio. Gandalf entra nelle situazioni con una lettura chiara di quello che sta succedendo e agisce con precisione. All'inizio è lui che mette in moto tutta la storia con Bilbo e poi con Frodo. Il passaggio dell'anello avviene sotto la sua guida, ma la scelta resta sempre nelle mani di chi lo deve portare. Nella compagnia dell'anello ogni decisione passa anche da lui, ma lascia sempre spazio agli altri che restano appunto dentro al proprio ruolo. Anche nei momenti più critici il suo intervento resta comunque su questa linea. Arriva, sposta l'equilibrio e poi si ritrae. La direzione resta anche quando lui esce di scena. Il suo peso nella storia si costruisce così, attraverso un'influenza costante che orienta quello che accade, senza però occupare tutto lo spazio. Un altro elemento fondamentale riguarda la differenza tra il modo in cui il film rappresenta il potere attraverso Saruman e Gandalf. Qui emerge una distinzione molto netta tra magia e sapienza. Saruman costruisce il proprio potere dentro uno spazio chiuso, verticale, dominato dalla pietra e dal metallo. La torre di Orthanc si impone sul paesaggio come una struttura isolata, separata da tutto il resto. Sotto di lui Isengard viene progressivamente trasformata, il terreno viene scavato, gli alberi abbattuti, il suolo diventa nero, industriale. La nascita degli Uruk-hai avviene dentro una sorta di processo produttivo, quasi meccanico. Il potere in questo caso prende forma come controllo, come organizzazione, come capacità di intervenire sulla realtà per piegarla a un progetto preciso. Gandalf invece si muove dentro una logica completamente diversa. Il suo rapporto con il mondo passa attraverso la relazione, come dicevamo. Nella contea entra in uno spazio già esistente e si adatta a quel ritmo. Conosce le persone, ascolta, osserva e interviene ma con misura. Anche quando usa il suo potere lo fa in modo puntuale, come fa nelle miniere di Moria dove combatte contro il Balrog. Questa differenza si vede anche nel modo in cui i due si relazionano agli altri personaggi. Saruman cerca di allineare tutto a sé, di portare gli altri dentro la propria visione. Gandalf invece mantiene sempre aperto lo spazio delle scelte, lavora sulla fiducia, costruisce legami. Il film mette in scena due modi opposti di usare il potere. Da una parte c'è un approccio che trasforma il mondo in qualcosa da controllare e organizzare, dall'altra invece una presenza che entra nel mondo senza stravolgerlo, mantenendo un equilibrio tra ciò che esiste e ciò che deve ancora accadere. Questa differenza tra Saruman e Gandalf passa anche attraverso un altro livello.
il modo in cui si rapportano al tempo e al limite. Saruman accelera tutto. Isengard diventa in poco tempo un luogo completamente diverso. Il potere lavora per eliminare l'attesa, per ottenere risultati immediati. Questa accelerazione fa perdere profondità al mondo. Tutto viene ridotto a un obiettivo. Anche qui Gandalf si muove in una direzione opposta. Anche quando conosce il pericolo, non prova mai a risolverlo con un gesto definitivo, tiene insieme il percorso e lascia che gli eventi maturino. Non possiamo poi non citare i colori. Il bianco nel mondo degli Istari rappresenta il grado più alto. Saruman è il capo, quello che ha più autorità, più potere riconosciuto. Il colore comunica esattamente questo: purezza, ordine, superiorità. Il grigio invece è una posizione diversa. Gandalf si muove tra le cose, il grigio è un colore intermedio e racconta proprio questa capacità di stare nel mezzo senza imporsi come figura assoluta. Saruman, pur essendo il bianco, finisce per usare il suo ruolo in modo orientato al controllo. Gandalf, proprio perché nel primo film è il grigio, mantiene una posizione mediana. Possiamo racchiudere tutto nella straordinaria sequenza che mostra il confronto di Gandalf con il Balrog. È davvero il punto in cui tutto quello che il film ha costruito fino a qui, la perdita, il limite, il ruolo della guida e il rapporto con il potere, prende forma davanti ai personaggi. Il confronto con il Balrog arriva alla fine di una sequenza in cui la compagnia è stata già progressivamente schiacciata dalle miniere di Moria. Prima la roccaforte di Khazad-dûm, poi l'assedio degli orchi, la fuga, la scala che crolla sotto i loro piedi. Ogni passaggio toglie qualcosa, restringe lo spazio, aumenta la pressione fino a lasciare i personaggi senza appoggi. Quando arrivano al ponte il film ha già tolto ogni senso di sicurezza, resta solo una linea sottile sospesa sopra il vuoto. In quel momento Frodo si volta e vede Gandalf fermo a sbarrare il passaggio. Dal punto di vista visivo tutto si costruisce sulla sproporzione. Il Balrog occupa lo spazio in modo totale, enorme, avvolto nel fuoco, una presenza che sembra appartenere a un tempo antichissimo. Si alza fino alla sua massima altezza con le ali che si estendono da una parte all'altra dello spazio. Gandalf, al contrario, resta su un ponte sottilissimo, sospeso sopra l'abisso, piccolo, esposto, in equilibrio precario. Questa immagine è fondamentale perché rende visibile in un istante il senso della scena. Da una parte una forza smisurata, quasi cosmica, dall'altra una figura che regge il confronto senza alcuna protezione. Anche la regia spinge fortissimo in questa direzione. L'immaginario diventa quasi pittorico, con un tono apocalittico che ricorda certe visioni estreme della pittura, quelli in cui la figura umana viene schiacciata da qualcosa di più grande, più oscuro, più incontrollabile. È un tipo di immagine che richiama da vicino anche le atmosfere di Francisco Goya, dove il corpo umano resta sempre fragile, piccolo, esposto davanti a una forza che lo supera completamente. Il film qui abbandona il registro dell'avventura e si sposta in una dimensione mitologica, sacrale, come se si trovasse davanti a un ultimo confine. Il ponte diventa il centro di tutto, uno spazio stretto, senza vie laterali, una soglia in cui tutto si concentra in un unico punto. Gandalf si posiziona esattamente lì, tra la compagnia e il Balrog, quindi tra la vita e la distruzione. Il tempo rallenta, la scena si espande come se tutto fosse sospeso dentro quel momento. Le armi perdono anche centralità e quello che resta è una tensione tra due presenze. Il punto decisivo è la scelta. Gandalf resta da solo, dice ad Aragorn di guidare gli altri e assume su di sé il punto massimo del pericolo. Ha capito la natura del nemico e il costo necessario a salvare il gruppo. In questo gesto si vede in modo molto chiaro la sua funzione di guida. E poi c'è la frase: Tu non puoi passare! Non è solo una delle battute più iconiche e riconoscibili del cinema contemporaneo, è il momento in cui Gandalf decide dove finisce il Balrog e dove continua il mondo degli altri. Il modo in cui questa frase è costruita è fondamentale. Ritorna nell'ombra! Arriva dopo una pausa.
dentro uno spazio vuoto con il gruppo fermo alle spalle e l'abisso sotto i piedi. Non è una battuta che ha bisogno di essere lunga perché il suo peso non sta nelle parole ma nel fatto che qualcuno si prenda la responsabilità di dirle. In quel momento Gandalf non prova a distruggere il Balrog, prova a fermarlo e questa è una differenza enorme perché torna esattamente a tutto quello che abbiamo costruito su di lui. Il suo ruolo passa dalla capacità di riconoscere un confine e difenderlo e infatti tutta la scena si regge su quella linea. Finché quella frase resta valida il gruppo può andare avanti. Nel momento in cui si rompe il prezzo diventa inevitabile. Il Balrog cade e per un attimo si apre uno spazio di sollievo. Il film concede un respiro, una sospensione e poi cosa fa? La spezza. La frusta afferra Gandalf e lo trascina giù. Questo passaggio è devastante proprio perché arriva dopo quel breve sollievo. La scena costruisce una micro illusione di salvezza e la trasforma immediatamente in trauma. Da lì in avanti cambia tutto. La compagnia perde la sua figura di protezione proprio nel momento in cui sembrava essersi salvata. Frodo perde il suo punto di riferimento più forte. Il gruppo esce dalle miniere della Moria diverso, più fragile, più esposto e il film non si ferma, non concede un tempo pieno per il lutto, li costringe a ripartire subito, portandosi dietro quella perdita. Il viaggio continua, ma ogni passo lascia indietro qualcosa, come dicevamo nel capitolo 1. Le miniere della Moria così smettono di essere una tappa spettacolare e diventano un punto di rottura. Il mondo antico e pericoloso evocato all'inizio prende forma davanti ai personaggi, il limite diventa una scelta concreta e il ruolo di Gandalf si compie attraverso una perdita. La compagnia entra definitivamente in una logica diversa e Frodo capisce in un solo istante che da quel momento ogni passo avrà un prezzo elevatissimo. Capitolo 4. Frodo non è il classico eroe. Quando pensiamo a Frodo Baggins viene spontaneo leggerlo come il protagonista della storia, quello che parte, quello che attraversa il mondo, quello che porta l'anello fino alla fine. Eppure il film costruisce il suo ruolo in modo molto diverso rispetto all'idea classica di eroe. Frodo non combatte il male nel senso tradizionale, non guida eserciti, non affronta battaglie, non vince attraverso la forza. Il suo compito è portare qualcosa che lo consuma lentamente. Il conflitto che attraversa non si vede nello stesso modo degli altri perché si svolge dentro di lui. L'analisi sul personaggio di Frodo comincia nella distinzione che il film fa tra forza e resistenza. Gli Hobbit vengono definiti per la loro tenuta, per la capacità di andare avanti anche quando il peso diventa insostenibile. Frodo incarna esattamente questa idea. Questa è una forma di eroismo completamente diversa perché sposta tutto sul costo della scelta. Accettare l'anello è solo l'inizio di un processo che enfatizza il suo isolamento e lo trasforma. Questo isolamento prende forma anche attraverso la regia di Peter Jackson che costruisce il percorso di Frodo Baggins in modo sempre più evidente a livello visivo. All'inizio Frodo è ancora dentro il gruppo, dentro gli spazi della contea, dentro un equilibrio condiviso. Le inquadrature lo mostrano insieme agli altri, integrato, parte di un mondo che lo contiene. Con il passare del tempo però qualcosa cambia. La macchina da presa si avvicina sempre di più fino a chiudersi sui suoi occhi. Il volto diventa il centro dell'inquadratura e tutto il resto perde importanza. Quei primi piani diventano fondamentali perché trasformano gli occhi di Frodo in un punto di accesso diretto a quello che sta vivendo. Il peso dell'anello si vede lì nelle microespressioni, nella fatica, nella tensione che cresce scena dopo scena. L'inquadratura smette di raccontare lo spazio attorno e inizia a raccontare ciò che succede dentro di lui. Allo stesso tempo, quando il film torna a usare campi più ampi, Frodo appare sempre più piccolo rispetto all'ambiente. I paesaggi diventano più grandi, più vuoti, più esposti e il suo corpo sembra perdere presenza dentro lo spazio. Oltre ai primi piani, Peter Jackson usa un'altra tecnica cinematografica per chiudere Frodo in una bolla sensoriale. Fateci caso, man mano che il viaggio prosegue, l'uso della profondità di campo diventa sempre più selettivo. Spesso il volto di Frodo è l'unica cosa a fuoco, mentre tutto il resto della compagnia e l'ambiente circostante svaniscono in uno sfocato indistinto. Visivamente il messaggio è chiaro. Il mondo esterno sta diventando un rumore di sottofondo, un'interferenza lontana rispetto al peso dell'anello. Premesso tutto ciò, avete mai fatto caso a questa cosa? All'inizio Frodo è sempre dentro al gruppo, cammina accanto agli altri e occupa lo stesso spazio.
poi scena dopo scena qualcosa cambia. Inizia a restare leggermente indietro, a rallentare, a fermarsi un attimo in più rispetto agli altri. Ci sono momenti in cui il gruppo si muove compatto e lui rimane mezzo passo indietro, quasi fuori tempo. E la cosa interessante è che succede sempre più spesso. Anche quando è nella stessa inquadratura la posizione cambia, non è più al centro, viene spostato ai lati, separato da elementi dello spazio, oppure resta presente però fuori dal punto in cui succede davvero l'azione. Il film inizia a mostrarcelo come se fosse già spostato su un piano narrativo diverso. Con il passare del viaggio cambia anche il modo in cui Frodo Baggins usa il linguaggio. All'inizio parla, partecipa alle conversazioni, reagisce. Con il tempo questa dimensione si riduce, le frasi diventano sempre più brevi, gli interventi più rari, fino a lasciare spazio a momenti in cui resta in silenzio anche quando è al centro della scena. L'anello occupa sempre più spazio e quella presenza si riflette proprio nella difficoltà di restare dentro il dialogo. Il silenzio diventa così una forma di racconto. La macchina da presa torna su di lui anche quando non interviene. Quel silenzio diventa così ancora più visibile. In questo processo di isolamento la figura di Samwise Gamgee diventa essenziale come unità di misura. Se Sam è il legame con la terra, con il cibo, con il ricordo concreto e vivido della contea, Frodo è colui che sta diventando etereo, quasi un fantasma che cammina tra i vivi. Peter Jackson sottolinea questa distanza attraverso il loro modo di stare insieme. Sam cerca costantemente il contatto, lo sguardo, la parola. Frodo invece guarda sempre oltre, verso un orizzonte che solo lui può vedere e temere. Mentre Sam combatte per riportare Frodo a casa, Frodo sta già capendo che casa non è più un concetto che gli appartiene. Metterli a confronto inquadratura dopo inquadratura serve a ricordarci costantemente cosa sta perdendo Frodo, la capacità di godere della semplicità. Più Sam appare solido e ancorato alla realtà, più percepiamo quanto Frodo stia diventando fragile e distante. Tutto questo ci porta a una conclusione inevitabile. Il viaggio di Frodo non è una conquista, ma una lenta e inesorabile perdita di sé. Esiste un termine che definisce perfettamente il suo percorso, la trasparenza. L'anello non si limita a rendere invisibile il corpo di chi lo indossa. Nella visione di Jackson, l'anello sta rendendo trasparente l'anima stessa di Frodo. Verso la fine di questo primo capitolo non vediamo più l'hobbit spensierato della contea che amava i libri e le feste. Vediamo un individuo la cui identità viene erosa, consumata da un peso che non lascia spazio ai desideri, ai ricordi o alla personalità. Il suo eroismo non sta nel diventare più grande come accade agli eroi classici, ma nel resistere mentre diventa sempre meno. È una lenta dissolvenza. Quando guardiamo Frodo alla fine della Compagnia dell'Anello, stiamo guardando qualcuno che ha accettato di svanire affinché il suo mondo possa continuare a esistere. È un eroismo tragico, un po' silenzioso, che non cerca la gloria, ma si limita a portare le conseguenze di una scelta. Ed è proprio questa perdita totale di sé a rendere il suo sacrificio il più alto di tutti, perché a differenza degli altri Frodo sa che anche se la missione dovesse compiersi, di lui non resterà abbastanza per poter davvero tornare a casa. Capitolo 5. I dettagli e gli indizi nascosti. Passiamo ora alla mia parte preferita, i dettagli e gli indizi nascosti. Il primo riguarda Boromir ed è uno di quei particolari che secondo me cambia completamente il modo in cui si guarda il film. Se si osservano bene le sue scene noterete che Boromir viene spesso inquadrato attraverso elementi che attraversano l'immagine. Rami, lance, pali, strutture che entrano nel frame e si sovrappongono al suo corpo. È come se il suo corpo fosse stato segnato prima ancora che accada davvero qualcosa. La direzione di quelle linee richiama in modo sorprendente la traiettoria delle frecce che lo colpiranno più avanti. In diverse scene poi Peter Jackson usa l'altezza e il punto di vista per raccontare il rapporto di potere tra i personaggi. C'è da dire che per far sembrare gli attori che interpretavano gli Hobbit più piccoli, il regista ha usato una tecnica chiamata prospettiva forzata. Gli attori che interpretavano gli Hobbit venivano posizionati più lontani dalla macchina da presa rispetto agli altri personaggi, su set costruiti apposta con proporzioni alterate in modo che in camera risultassero naturalmente più piccoli senza bisogno di effetti speciali. Ma moltissime scene in realtà sono state girate con controfigure di nani. All'inizio del film, nelle scene nella contea, Gandalf viene spesso inquadrato in modo da risultare più grande, più alto, quasi una figura protettiva che domina lo spazio. Gli Hobbit stanno più in basso, più raccolti dentro un mondo che li contiene.
Con il passare del tempo questa dinamica cambia. Verso la fine, quando Frodo Baggins tiene sempre di più l'anello, le inquadrature iniziano a schiacciarlo. Viene ripreso dall'alto, il corpo diventa ancora più piccolo rispetto allo spazio, l'ambiente lo sovrasta completamente. È un modo per mostrare che la protezione iniziale è sparita. Gandalf non c'è più, il gruppo si è indebolito e Frodo resta esposto dentro uno spazio che diventa sempre più grande e ostile. Il prossimo indizio riguarda il suono ed è uno di quelli che secondo me quasi nessuno nota alla prima visione. Nel film esiste un tema musicale molto preciso legato a Isengard e a Saruman, costruito da Howard Shore, l'autore della meravigliosa colonna sonora con suoni metallici, ritmi duri, quasi industriali. È un suono freddo, meccanico, completamente diverso rispetto alla musica più armonica della compagnia. La cosa interessante è che quel suono a un certo punto inizia a comparire anche dove non dovrebbe. In alcune scene in cui cresce la tensione attorno all'anello, soprattutto quando Boromir inizia a cedere o quando il gruppo si incrina, quei ritmi metallici entrano sotto traccia dentro il tema della compagnia. La colonna sonora si trasforma così in un indizio, in un segnale. L'armonia del gruppo è già contaminata anche se visivamente sono ancora insieme. Ci avete mai pensato poi che ogni volta che Frodo Baggins indossa l'anello, il film non ci sta mostrando come funziona l'invisibilità, ma ci sta mostrando il punto di vista dell'anello? Perché quello che vediamo in quei momenti è un mondo che cambia completamente natura, i colori si svuotano, la luce diventa più fredda, come se tutto fosse stato risucchiato via. I suoni si allontanano, si distorcono e al loro posto entra qualcosa di più interno, più profondo, insieme al sussurro costante di Sauron. La scena smette di essere oggettiva e diventa soggettiva. Questo serve a sottolineare di più il fatto che l'anello non si comporta come un oggetto, cade, si espone, si rende visibile proprio quando la tensione aumenta, quando qualcuno potrebbe vederlo, prenderlo, desiderarlo. Succede nel prologo quando Isildur pensa di essersi salvato e l'anello scivola via. Succede lungo il viaggio di Frodo Baggins, nei momenti in cui il pericolo cresce e tutto diventa più instabile. Capitolo 6. La compagnia dell'anello era destinata a fallire. Arrivati al finale, il film porta a compimento tutto quello che aveva preparato fin dall'inizio. La morte di Gandalf, il cedimento di Boromir, la separazione del gruppo, ogni evento spinge nella stessa direzione e chiarisce un aspetto fondamentale. La compagnia, così come era stata immaginata, poteva esistere solo per un tratto limitato del viaggio. All'inizio sembrava la forma giusta per affrontare la missione, un gruppo vario, forte e capace di compensare le fragilità dei singoli con la compattezza dell'insieme. Col passare del tempo, però, il film mostra sempre più chiaramente che l'anello rende quella struttura impossibile da mantenere. La sua presenza altera gli equilibri, amplifica le debolezze, accende paure diverse in ciascuno. Più il gruppo resta unito, più cresce il rischio che il peso dell'anello si distribuisca tra gli sguardi, i desideri, le tentazioni di tutti. La morte di Gandalf è il primo colpo definitivo a questo equilibrio. Con lui sparisce la figura che teneva insieme quelle differenze, quella che dava una direzione e soprattutto che conteneva le tensioni prima che esplodessero. Il gruppo continua a esistere in superficie, però il centro si è già inclinato. Poi arriva Boromir, la sua caduta è il punto in cui una pressione accumulata per tutto il viaggio diventa gesto. Boromir porta dentro di sé il peso di Gondor, il bisogno di salvare il suo popolo, la disperazione di chi sente che ormai la guerra è già alle porte. L'anello lavora proprio su quel punto. Quando prova a prenderlo, il film chiarisce che il problema riguarda l'intera idea di compagnia, perché se anche uno dei membri può arrivare fino a quel punto, allora l'anello ha già reso il gruppo un luogo instabile. La scelta di Frodo di proseguire il viaggio da solo viene spesso letta come il classico gesto eroico, il protagonista che decide di caricarsi tutto sulle spalle e andare avanti da solo. Guardando bene il film, però, il senso è un po' più duro, perché Frodo capisce che restare nel gruppo significa esporre tutti a una tentazione crescente. Capisce che la compagnia in presenza dell'anello si trasforma da protezione in pericolo. La sua partenza nasce da questa consapevolezza. Dentro quel momento c'è lucidità più che coraggio, c'è la comprensione del fatto che la missione a quel punto
può sopravvivere solo uscendo dalla logica del gruppo. Per questo il finale non ha proprio il sapore del fallimento, anche se tutto sembra ormai andare in pezzi, ha il sapore di una verità che finalmente emerge. La compagnia serviva per arrivare fino a lì, serviva per attraversare il primo tratto del viaggio, per mettere insieme forze diverse, per accompagnare Frodo fino al momento in cui avrebbe capito che il passo successivo richiedeva un'altra forma. Da quel momento in avanti il cammino ha bisogno di una riduzione, di una spoliazione, quasi di un deserto umano attorno all'anello. Sam è l'unico che può seguire Frodo perché il suo rapporto con lui non passa dal desiderio dell'anello. Sam resta legato alla persona, alla promessa, alla fedeltà concreta, porta con sé la contea, le cose semplici, tutto ciò che tiene il viaggio ancorato a una dimensione umana. La sua presenza ha un valore unico proprio per questo. Accanto a Frodo può esistere qualcuno che non guarda l'anello come possibilità, come soluzione, come soggetto di potere. Sam guarda Frodo. Lungo tutto il film quasi tutti i personaggi che si avvicinano all'anello finiscono per spostare il proprio sguardo proprio su di lui. Sam resta l'eccezione, continua a vedere l'amico, il compagno, la persona che rischia di scomparire sotto quel peso. È questa fedeltà a renderlo compatibile con l'ultimo tratto della missione. Alla fine quindi il film porta tutto verso una conclusione più amara e più matura di quanto sembri. Il gruppo si spezza, ma quella frattura apre l'unica strada possibile. Frodo capisce che da quel punto in avanti l'anello può essere portato solo dentro una forma di solitudine. Una solitudine quasi totale, però mai assoluta, perché Sam entra in quello spazio come ultima presenza umana capace di restare lì senza desiderare il potere. La compagnia dell'anello finisce proprio sul più bello. Il finale sembra la distruzione di un equilibrio e in effetti lo è, però dentro quella distruzione il film trova anche la sua unica possibilità di andare avanti. La missione può continuare solo quando tutto quello che la metteva a rischio viene lasciato indietro. A quel punto restano il peso, la strada e due figure sempre più piccole dentro un mondo enorme. Vi lascio appesi esattamente come fa il primo capitolo di questa saga immensa. Se siete arrivati fino a questo punto del video fatemelo sapere nei commenti mettendo ovviamente l'emoticon dell'anello. Vi aspetto nei commenti per conoscere la vostra opinione riguardo alla Compagnia dell'Anello e scrivetemi se vorreste vedere anche la mia analisi dei prossimi 2 film della trilogia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere le mie spiegazioni settimanali dei film più iconici. Noi ci vediamo al prossimo video, ma anche su Twitch ogni mercoledì a partire dalle 21:30 per parlare di tutte le ultime news a tema cinema e serie TV.